Hai iniziato un progetto di revisione autorizzativa SAP o non SAP? Se hai già provato a farlo in SAP, sai quali sono le difficoltà. Una di queste è quella di capire chi deve decidere cosa dovranno fare le persone con le nuove profilazioni. È comune pensare che sia tutto in carico all'IT. Gestiscono loro i sistemi, sono loro quindi che devono decidere. Ecco, se anche tu hai sentito questa frase, sai di cosa stiamo parlando oggi. Se non l'hai ancora sentita, forse è meglio prepararsi per tempo. Ciao, sono Andrea e oggi scopriamo insieme quali sono le dinamiche del capire chi deve decidere cosa devono fare le persone. Questo contributo è pensato in maniera specifica per SAP, ma può essere applicato anche ad altre soluzioni. La risposta è così o dovrebbe essere così immediata da essere sconcertante, ma lo svegliamo tra poco. È frequente, dicevamo, che la decisione di chi fa cosa ricada sull'IT. Il business non conosce determinati tecnicismi. L'HR non è così presente o non vuole esserlo. In alcune realtà, probabilmente per retaggi storici, l'HR tende a essere un mondo a parte. Quanto sopra porta quindi a far diventare l'IT l'unico attore decisionale ed a supporto del business, mentre nella maggior parte dei casi dovrebbe essere esclusivamente a supporto del business. Non c'è una soluzione immediata, spesso. A volte dipende dalla cultura aziendale e dal processo che si vuole seguire. Sicuramente nelle società dove questo ragionamento a compartimenti stagni tra le direzioni esiste è più complicato e spesso bisogna scendere a compromessi. L'ideale sarebbe partire proprio dalla gestione delle risorse umane. L'HR oggi, ma in verità anche ieri, è il punto primario di ingresso, uscita e spostamento delle identità aziendali, ma non solo. Parliamo di gestione del personale, organizzazione, formazione e spesso molte altre attività che possono essere utili anche ai processi security. La definizione quindi del ciclo di vita delle utenze dovrebbe essere quindi dettata dal ciclo di vita del dipendente o eventualmente anche degli esterni se sono gestiti nel sistema HR aziendali. Dunque le azioni previste dal sistema tecnicamente sono assunzione, cessazione o cambio di mansione. Quanto sopra è relativamente semplice da ottenere. Stiamo comunque parlando di attività che HR svolge a seconda delle dimensioni e dei volumi più o meno quotidianamente. La difficoltà quindi non è solo intercettare e gestire questi eventi, ma capire appunto cosa devono fare le persone all'interno del sistema o dei sistemi. In altre parole, più operativamente, la figura professionale dell'addetto contabilità generale, se così vogliamo definirlo, cosa deve fare all'interno del sistema SAP? Quest'ultima parte è probabilmente quella più ostica. Spesso qui viene richiesto un intervento lato IT, ma non a supporto come dovrebbe essere, ma in termini decisionali. Non esiste una soluzione semplice ed immediata. Probabilmente è una visione più strategica della security a dover cercare di coinvolgere l'organizzazione per farsi carico di definire e supportare il business nella gestione dei processi aziendali. Questi ultimi, organizzazione e business, come driver primario per costruire le figure professionali e definire a seguito i vari rischi e controlli nei vari processi aziendali. Quanto quindi la mappatura dei processi aziendali e di un team dedicato a questo può essere un problema. Non scoraggiarti, quindi anche se a te capita quanto detto inizialmente, partire dall'HR è ideale, passando per il business ed infine dall'IT. Ma non è sempre possibile ed immediato. Ricordati che il decidere chi fa cosa rimane comunque una scelta aziendale che non può essere delegata all'esterno. Spero di esserti stato utile. Ricordati di iscriverti al canale se non l'hai ancora fatto, seguici anche su LinkedIn, visita ed iscriviti al nostro blog www.aglea/blog se vuoi ricevere aggiornamenti periodici. Contattaci se vuoi scoprire come migliorare la sicurezza dei tuoi sistemi SAP. A presto, ciao!